Ciao Ciao a a tutti. tutti! Il viaggio che vi proponiamo oggi è stupendo, è fatto da volti, storie, colori. Sarà un viaggio incredibile che fu il sogno di una persona che noi con il nostro piccolo contributo vogliamo ricordare e far sì che non sparisca nell'oblio. Vi portiamo nella Mansarda degli Artisti, uno spazio unico, irreplicabile, custode di un'epoca che sapeva ancora sognare. Abbiamo esplorato questa ex scuola, che ha visto la classe uscente nel 1991, 3 anni e mezzo fa. Rapiti dalla bellezza e dai colori di questo luogo, abbiamo cercato, tassello dopo tassello, di ricostruire la sua storia. Questo tripudio di colori, tributi e scenari sognanti era il desiderio della maestra Mariola, amata e stimata dall'intera comunità e dai suoi ex alunni. Curiosamente, la maestra viveva al primo piano della scuola, in un appartamento che doveva essere curatissimo, oggi privo del mobilio importante e lasciato all'incuria. La maestra aveva nutrito il desiderio di creare nella soffitta uno spazio dove l'arte poteva divenire strumento comunitario, un mezzo di confronto, un momento di amicizia per sprigionare il talento di una moltitudine di artisti. Fu così che fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 la maestra convocò un gruppo di pittori, ognuno con il suo stile e con la sua attitudine, ognuno determinato a realizzare la richiesta della signora Mariola, che, con occhi sognanti, designava agli artisti le mansioni e coordinava i lavori. Per arrivare all'ultimo piano abbiamo percorso una scalinata splendidamente dipinta. La chiamano in ogni fonte arte povera, ma noi l'abbiamo ribattezzata talento vero. I colori, le scene bucoliche, gli alberi e le foglie ci hanno fatto sentire immersi in quei contesti. Una volta arrivati alla mansarda si è schiusa la magia vera e propria. Ogni porzione di parete restituiva scene vivide e brillanti, sembravano animate da una scintilla vitale. Ogni dipinto raccoglieva momenti di vita campestre e ciò che ne animava le giornate. Incredibile poi come fosse tutto ancora ben conservato. Il corridoio principale, che mostra anche uno splendido ritratto omaggio alla maestra, si articola in diverse stanze, ognuna con una tematica principale indicata sulla porta. La stanza della storia si racconta attraverso scene narrative e volti di rilievo. La battaglia storica e fantastica della Gallinella, la nascita di Roma e l'evoluzione dei mezzi di trasporto. Non manca poi un tributo al parroco dell'epoca e all'ex presidente della Repubblica Pertini. La camera dedicata all'amore fa semplicemente sognare a occhi aperti. Qui vediamo scene dove il sentimento prevale sui soggetti, coppie di animali, di fanciulli, di esseri umani, il romanticismo di un panorama al balcone, l'emozione di una vita che nasce. Nella stanza della mensa, quella forse più calda e accogliente di tutte, ci invita ad entrare un cuoco dipinto sulla porta. Sui muri troviamo diverse pietanze e utensili dipinti tipici della cucina, ma ciò che scalda il cuore è la scena conviviale a tutta parete, un tributo o un'autocelebrazione a tutti gli artisti partecipanti al sogno collettivo, felici di essere uniti al tavolo da questo progetto.
La stanza dedicata all'infanzia è una coccola vera. Abbiamo letto in una fonte che i bambini sono stati dipinti dal vero, ciò significa che ad oggi sono adulti. Nella medesima fonte abbiamo appreso che, 30 anni dopo l'esecuzione delle opere, si sono riuniti nella mansarda con l'autrice dei tenerissimi ritratti. Immaginate l'emozione. Inoltre, una figura in questa stanza cattura immediatamente l'attenzione. È Armida, la principessa della mansarda. E chi era Armida? La figlia della maestra Mariola. La camera che affronta il tema della poesia celebra 3 volti immortali della scena letteraria italiana: Carducci, Leopardi e Dante, accompagnato dalla sua musa evanescente Beatrice. A rendere ancora più tiepido e avvolgente l'ambiente, ci sono 2 panorami marittimi e un camino dove crepita il fuoco da quasi 50 anni. Accanto al focolare, ancora una volta, una dolce versione della maestra Mariola. L'esperienza didattica voluta dalla maestra Mariola ha innegabilmente lasciato il segno nella comunità della frazione. Tutti conoscono l'ex scuola, in molti si sono attivati per combattere e ridare al luogo la dignità che merita, perché quando un sogno ha colori così forti e così autentici, chi sa accoglierlo ne può riconoscere appieno il valore. Come tanti sogni, però, sembra non esserci un lieto fine per l'edificio. Nonostante in tanti abbiano fatto sentire concretamente la loro voce, mettendosi in gioco per custodire e rendere immortale l'opera collettiva della mansarda degli artisti, sembra non sia stato possibile eliminare dall'alienazione l'edificio. Il Comune, da quanto abbiamo appreso, ritiene che il suo valore attuale sia molto basso ed è poco conveniente per la vendita. Sarete d'accordo con noi nel pensare che questo sia un patrimonio unico, non solo per la comunità locale, ma anche per l'essere umano X che lo incontra, anche virtualmente. Eppure, pensate che il Ministero dei Beni Culturali non l'ha riconosciuto come un bene da tutelare. Ci aveva fatto pensare, di primo acchito, all'unicità della Casa delle Favole, un altro luogo in grado di rapire il cuore e i pensieri di chi lo incontra. Ad emergere, in entrambi i casi, non è solo la bellezza incontestabile delle opere, ma il fatto che traspaiano e vengono esaltati il talento e l'originalità di molte mani diverse. In fondo, l'arte è sempre stata incontro, e mai come in questi 2 casi si può toccare la sua essenza. Sono luoghi come questo a rimanerci addosso, a farci emozionare. Sono ambienti muti dove però la vita ci attraversa, lasciandoci dentro sentimenti contrastanti, perché il sogno di qualcuno diventa per un attimo anche il nostro, ma in tutte le dimensioni troppo spesso è destinato a spegnersi. Se il nostro lavoro ti è piaciuto, lasciaci un commento. Ciao!